Secondo me adesso voi non crederete a quello che vi stiamo per dire, lo so, non ci crederete perché dopo essere stata eletta peggior pala del 2022, peggior pala del 2023, pala normalissima nel 2024. Esatto. Sai che cosa diciamo oggi in data? 14 novembre 2024? Diciamo insieme al 3? 1, 2, 3. Mamma mia che pala! Ciao a tutti da Emiliano ed Alvin e benvenuti ad un nuovo video sul canale YouTube Padel Review, dove abbiamo superato quota 15.000, siamo addirittura a 16.000. Abbiamo fatto una sponsorizzata su YouTube e vedete come funzionava, ha funzionato bene, quindi ciao a tutti anche ai nuovi iscritti da Emiliano e da Alvin. Alvin, di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo finalmente Parliamo finalmente bene della... Aspetta, il nome è lunghissimo, vediamo se lo sai. Non so riesco a leggerlo. Nox Luxury AT10 Genius Nox AT10 Luxury Genius 18K Alum by 2025 by Agustin Tapia. Vabbè, in poche parole, la racchetta del Esatto. Mozart di Catamarca, che finalmente è una pala clamorosa e l'ho adorata, soprattutto sai che colpo? Servizio all'attio, gioco a destra, servizio, io vado sul back di rovescio, escono dei siluri, ma pure quando ho giocato con Ninja Padel, cioè, li ho bucati sempre, che scarsi che so. Comunque, ciao Ninja, ciao Stevie e ciao Ricci, li ospiterò 2 giorni durante Premier Padel. E vabbè, non ve ne frega niente. Alvin, cosa devono fare i nostri? Dobbiamo arrivare a 20.000. Vai, cosa devono fare? Se non l'avete ancora fatto, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, dite a un vostro amico di iscriversi al canale e quinta e ultima cosa, rispondete alla domanda di Amy. Ma vi è finalmente piaciuta la nuova Nox di Agustin Tapia? Scrivetelo nei commenti. Alvin, parliamo subito del prezzo. Ecco, vai. Partiamo dalla nota dolente e poi sarà un climax in crescere. Esatto. Nota dolente, prezzo. Nox ha alzato i prezzi di tutte le racchette di questa stagione, poi su quelle di Augsburger, Libach, che sono passate in tanta Siux, ma le loro racchette dovrebbero riuscire senza le loro firme, mi hanno detto. Lamperti, ma soprattutto della Osoro, cioè sono passati da 244 euro a 340 euro. Adesso mi devo domandare, ma chi è che spende 340 euro per la racchetta della Osoro? Neanche il papà della Osoro, secondo me. Comunque, detto questo, secondo me hanno aumentato su alcuni modelli i prezzi in maniera esagerata. Questa da 325 è passata a 363 euro. Tanto perché? Tanto dico perché tutti i brand sono comunque rimasti fedeli ai prezzi dell'anno scorso e Nox secondo me li ha alzati in maniera esagerata. Per esempio uscirà la collezione di Adidas e costeranno uguale allo scorso anno, 3,90, 3,80, che sono prezzi ancora superiori, però sono anni che costano così. Esatto. La Bull Padel di Pachito, che sarà una delle racchette che recensiremo oggi, costa comunque 2,99, quindi che a 2,70 si prende, questa costa 3,63. Codice sconto Carchia 10 e Carchia 15, avrete il 10 e il 15% di sconto, soprattutto approfittatene ora che c'è il Black Friday. Esatto. Sul sito c'è una serie di racchette al 15%, col codice sconto Carchia 15 avrete il 15% di sconto, su questa c'è il 10% con Carchia 10 e viene 327 euro. E comunque è alto, che è lo stesso prezzo che costava l'anno scorso, forse 2-3 euro in più rispetto a quanto costava l'anno scorso, comunque un po' alto quest'anno, però è una racchetta super. Parliamo adesso del livello, per me sa intermedio, neanche alto, intermedio. Allora, dato che noi siamo umani, non siamo alieni come Agustin Tapia, che ci gioca a sinistra e ho sempre il dubbio che lui non giochi proprio con questa racchetta, ovviamente il peso è superiore, ma io proprio le caratteristiche tecniche non ti convincono. Non mi convince. Però diciamo che gioca con questa racchetta. Ecco, se non siete alieni come Tapia, secondo me è più una racchetta da giocatore di destra. A sinistra è più per il tuo gioco, cioè se siete bombardieri a sinistra con questo non ci potete giocare, ma a destra se giocate di controllo, tocco, precisione, pallonetti, uscita di palla controllata e non sparacchiona è una super palla. A sinistra comunque, se non avete un gioco potente alla Alvin, infatti io sono andato benissimo. Per me è una grandissima pala e quindi il livello però intermedio, vi dirò intermedio in su, neanche intermedio alto, per quanto sia firmata da Tapia non è una racchetta difficile. No, perché anche il punto dolce comunque è buono. E poi la cosa, diciamolo subito,
è omogeneo. Finalmente. Cioè, finalmente con questa racchetta, quando colpisci, sai che tipo di colpo hai fatto. Se hai tirato bene, se la palla è andata sotto la rete, se è andata sulla grata, se è andata sul vetro, se hai fatto un bel pallonetto, una Perché buona è colpa tua. Ed è colpa tua. Invece gli anni scorsi era un po' il ternallotto. Dicevo, ho fatto il colpo della vita e andava sotto la rete. Com'è possibile? Oddio, l'ho steccata, vibora all'incrocio delle righe che non si alza di un millimetro. Dicevo, come cavolo è possibile? Ecco, quest'anno finalmente piatto omogeneo e quindi una signora racchetta. Già. Quanti elogi abbiamo fatto in questa racchetta? Parliamo delle caratteristiche calcolando tecniche. tutte le cose brutte negli Parliamo altri delle anni. caratteristiche tecniche della Nox di Agustin Tapia. Forma a lacrima, piatti in carbonio 18K, gomma multilayered black Eva, tatto direi intermedio, nuova rugosità, 3D esagonale al centro e sabbiata all'esterno, effetti top. EOS flap per aumentare la maneggevolezza, Nox custom grip che sono dei cosi di plastica che si possono togliere, io li ho tolti, ho giocato senza, manico leggermente più lungo e finalmente, altra grande novità positiva, con un tacco ottagonale che favorisce e migliora il grip e devo dire Infatti, che finalmente funziona. esatto. E poi il laccetto col solito smart strap, ossia che può essere tolto per motivi igienici e quindi prenderne un altro, ma adesso passiamo a peso e bilanciamento. Ce ne parla Alvin. Il range di questa pala oscilla tra 360 grammi e 375 grammi, con la nostra nello specifico che pesa 362 grammi EMI ed è bilanciata a 26. Quindi Perfetto. media. Maneggevolezza estrema, Assolutamente. super agile. Parliamo di come si comporta da fondocampo. Vai. Come detto prima, colpo migliore da fondocampo, risposta di rovescio se giochi a destra, alla T, quando determino la T, in mezzo becchetto teso escono dei siluri. Comunque racchetta, ottimo punto dolce, uscita di palla buona e controllata, forse sui pallonetti un po' di aiuto serve con braccia e gambe, cioè non è che va su di là la Fibrix per esempio, però comunque buon punto dolce, si muove in maniera stragile, quindi in un modo o nell'altro, anche quando sei in difficoltà, Bravo. la palla riuscita a mandarla secondo me di là. Bravo. Impatto sempre omogeneo, una racchetta a cui si può giocare accelerato, a cui si può giocare il toppino stretto, il back, la cichita, il pallone, cioè si sente sempre super bene la palla. Beh, hai usato un po' troppo l'altra volta, mi ricordo, hai fatto un po' di toppettini. Però la sentivo. Ti invoglia, ti invoglia. Sì, poi qua vedi Tapia che fa quei colpetti là col polso così, un po' mi invoglia, soprattutto sul rovescio che per me, rovescio senza vetro, so veramente scarso, il mio colpo peggiore. Invece abbiamo dominato. E invece abbiamo giocato benissimo e sta racchetta mi è piaciuta davvero tanto e adesso mi vedrete in una prova da fondocampo con Alvin appunto che mi metterà anche alla prova. Vai con la Nox di Tapia da fondocampo, controllo totale, uscita di palla sempre controllata, ottimo punto dolce, davvero facilissima da usare, infatti buona anche per un livello intermedio, non stanca mai il braccio, anche difensivamente è davvero una super pala e poi è così comoda che puoi azzardare pure qualche toppino proprio, poi Alvin non ne caccia purtroppo una dentro e quindi possiamo fare poco su questo, però ci si può accelerare, ottimo tocco e poi pallonetto millimetrico. Alvin simula un servizio alla T che gli faccio vedere il miglior colpo di questa pala. Simula un servizio alla T. Questo è ingiocabile sto colpo. Ingiocabile Alvin, vai, tenta la pallina e alza un po' il ritmo, va. Senza prendere magari la fotocamera. Guardate che pallonetto, guardate. Al millimetro. Davvero un guanto, una racchetta con un piatto finalmente omogeneo, questo tirato, ma è così che sta alzando il ritmo, potresti cortesemente tirare a me e non alla fotocamera, grazie. Lì, smarmellato, proprio si sente tantissimo la pallina, questa pala veramente entra facile nella top 10, ma secondo me anche un po' più in alto, millimetrica, Vai, ultima. Mamma mia, davvero, che pala ragazzi, che pala, mamma mia. Alvin,
te la passo perché adesso ne parli di come si comporta a rete. Allora, Emi, a rete ti dirò forse un punto negativo, se si può dire negativo, che a bassi regimi è una racchetta, secondo me, livello medio. Adesso non so come spiegartelo, però è una racchetta che fa tutto benino. Però quando sale il livello, che dici, cavolo, sale il livello con le vecchie, porca miseria, ogni volta che impatto la palla, non so. Quando invece sale il livello, si muove bene, si riesce a imprimere molta forza grazie alla velocità con cui Guarda sempre il lato, Scusate. tutte le volte lo dico. Ogni volta lo dici. Si riesce sempre a dare tanto braccio a questa racchetta che comunque pesa poco, tra virgolette. È leggera, si sente proprio sul braccio che proprio è leggera e quindi ti invoglia quando il ritmo sale a tirare ancora un po' più forte e gli effetti si prendono bene. La palla comunque non ti scappa mai, si ha sempre il possesso del gioco della pallina e come dicevamo prima si sa sempre che colpo facciamo. Cioè la cosa che finalmente ci è piaciuta quest'anno è che dove la impatti dici cavolo ho sbagliato perché è colpa mia, ho fatto punto perché è grazie a me. E questa volta finalmente ci sono riusciti quelli di Nox, diciamo. Ale, bravi, finalmente. Gli effetti, dicevo, buona, nel ciocco di volea forse dove rende meglio perché è veramente velocissima. Poi nel bloqueo, comunque tutto sommato, anche quando si è in ritardo si riesce a impattare bene la palla e soprattutto non scappa. Nella Deada, con la velocità di esecuzione abbastanza facile, si riesce a esprimere un buon effetto alla pallina. Quindi devo dire che a rete, quando sale il livello, ti invoglia ancora di più. A ritmo medio, una buona racchetta, però a ritmo alto, secondo me è una racchetta che proprio invoglia sia il giocatore di destra che il giocatore di sinistra, un po' old school, che preferisce magari... È una racchetta tecnica, cioè esatto, la bravo, tapia, non di potenza. La racchetta chi ha grande tecnica può utilizzare dove vuole, anche... Ah, ecco perché... infatti, esatto. Adesso mi vedrete a rete. A rete. Vai. Eccoci a rete con la racchetta di Tapia, che già a bassi regimi... racchetta che è tutt'altro diversa da quella degli scorsi anni. Avete visto come il piatto omogeneo riesce a rispondere sempre presente e riesco sempre a dare buoni effetti e ottima profondità alla pallina. Avete visto anche bassi regimi come riesco a gestire la pallina, a tenere sempre la palla profonda, l'avversario sempre vicino al vetro. Avete visto, senza far quasi nulla ho messo in difficoltà Emiliano. Vediamo il ritmo un po'. Beh, sicuramente la sua facilità di utilizzo, la sua maneggevolezza la rendono a ritmi alti divertente. Avete visto adesso anche questo qua, schiaffo veloce, rapido. Allora, guardate come riesco ad essere sempre incisivo. Che bella! Comunque racchetta veramente che si esalta ad alti regimi. Vai Emi, fammi un bloqueo. Bella, che bel piatto. Omogeneo, una Deada. Si sente tanto. Veramente un'altra racchetta. Grazie Nox, Agustin Tapia, la racchetta. Mi avete visto a rete e è il tuo momento dall'alto. Vibore velocissime, ficcanti, perché la velocità che si riesce ad imprimere alla racchetta è enorme vista la sua maneggevolezza e agilità. Sicuramente non è un cannone, quindi nello smash piatto forse è il colpo in cui pecca di più, però anche nel per tre, appunto nella vibora, nel colpo alla grata, nel kick, si sente così tanto bene la palla, prende così bene tanto il giro che è una racchetta davvero super valida. Poi finalmente il manico con questo tacco un po' più pronunciato, devo dire non scappa più. E la provo subito, qualcuno ci ha un po' rimproverato, ha detto guarda era meglio quando facevate la sessione. È colpa mia che non difendo. O quello, potremmo fare la sessione, dato che adesso tanto facciamo la sfida, comunque la sfida dall'alto ci si fanno dei colpi. Io forse quindi ritorniamo alla sessione. Così improvvisiamo adesso. E poi c'è la sfida che faremo prima dei voti. E adesso la provo subito dall'alto, quindi ritorna la sequenza vibora, rulo per 3 e smash piatto, sfida.
e poi voti. La nuova Nox di Tapia, super pala, torniamo al vecchio metodo del cesto, diciamo, vai Alvin. Mamma mia come si accelera facile la racchetta. Preso, però davvero super, proviamo qualche altra. Ottimi effetti, la palla veramente va molto facile, proviamo qualche kick, vai. Questa l'ho presa bassissima, ma comunque è andata bene, vai ancora un altro Alvin. Come si muove pure dall'alto. Proviamo qualche per 3, ma magari se usi le palline più gonfie è meglio. Questo ho fatto un per 3 alla Alvin, colpendo l'angolo. Questo era abbastanza facile, però davvero la rapidità con cui si muove è super. Poi per farla andare, se Tapia davvero giocasse con questa, bisogna avere comunque tecnica elevatissima. Vai, proviamo uno smash Alvin. Un altro va per chiudere. Presa malissimo, pallina sgonfia tra l'altro mi sa. Vai un altro. Bella, 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 non potente, quindi per me più a destra per noi umani e non per gli alieni, però che pala.
provato dall'alto, abbiamo fatto la bellissima sfida e adesso è il momento di dare i voti alla Nox AT10 Luxury Genius 18K Alum by il Mozart di Catamarca. Vai Alvin, Ci da sono fondo campo, 9, pallonetti, 8, arete, 8 e mezzo, controllo, 9, maneggevolezza, 9 e mezzo, uscita di palla, 8, punto dolce, 8, effetti, 9, potenza, 7 e mezzo, per 3, 8, smash, 7 e mezzo, vibora, 9. rapporto qualità-prezzo a 327 euro Comunque 6 e mezzo. perché hanno aumentato il prezzo e non è giusto. Però Abbiamo dato i voti alla Nox firmata da Tapia ridicendo 1, 2, 3. mamma mia che pala! Vi salutiamo. Ciao!